Buongiorno amiche creative e ben ritrovate sul mio canale. Oggi condivido con voi un brevissimo video tutorial in tessitura di perline. Come vedete qui davanti a me ho un piccolissimo modulino realizzato con chaton e rocaille di varie dimensioni. Ho realizzato questi orecchini per un'amica e quindi ho deciso di condividere con voi questo piccolo modulino che vedete qua in alto, realizzato con le perline. Carinissimo anche secondo me realizzare dei bracciali, quindi tanti di questi modulini collegati tra di loro, perché sono veramente carini. All'interno vedete c'è uno chaton color ruby e della Swarovski e niente, quindi vi lascio al tutorial. Se mi state conoscendo con questo video, io mi chiamo Gabriella e realizzo bijou in tecniche diverse, quindi se vi va di restare sul mio canale iscrivetevi qui cliccando anche sulla campanella in modo da non perdere tutte quante le notifiche e naturalmente fatemi sapere poi cosa ne pensate di questo brevissimo tutorial realizzato in scatti fotografici con la mia voce di sottofondo che vi spiega i vari passaggi. Passiamo all'elenco dei materiali per realizzare naturalmente il modulino con le perline, perché gli altri materiali sono abbastanza intuibili, poi a fine video li vedrete. Allora, partiamo dalle rocaille. Utilizzo due dimensioni di questa colorazione, ve le mostro perché le ho prese tutte e due da Hobby Perline, avete visto l'unboxing e quindi ve le mostro. Sono 11.0 e 15.0 di questo colore bellissimo. Poi utilizzo tre colorazioni, scusatemi, utilizzo tre dimensioni di quest'altra colorazione e sono 15, 11 ed 80 e la colorazione è Duracot Galvanized Gold. In realtà le 80 servono per questa parte terminale, ma all'interno del modulino no, quindi se non l'avete non importa, potete realizzare comunque il modulino e mettere nella parte pendente qualche altra cosa. Serviranno poi degli chaton, questi sono piccini proprio perché così ci consentiranno di realizzare un pendente piccolo e leggero, sono questi, colore ruby, e sono di circa 6 mm, vedete 6,32 e niente, poi ci servirà ago e filo da tessitura. Io in questo caso sto testando il 1G e ago come sempre utilizzo quello della Tulip. Vi lascio quindi al tutorial e fatemi sapere naturalmente cosa ne pensate. Orecchini Holly. Semplici semplici e alla portata di tutti. Ciao! Cominciamo prendendo le rocaille 15.0 che serviranno per tutta la prima parte dell'incastonatura del nostro orecchino. Partiamo inserendo 18 rocaille 15.0 sul nostro filo e poi dopo semplicemente ripassiamo e chiudiamo a cerchio e facciamo un nodino, poi taglieremo il filo in eccesso e col bruciafilo elimineremo il filo che avanza. Facciamo poi da una rocaille 15.0, inseriamo 2 rocaille 15.0, saltiamo 2 rocaille di base ed entriamo nelle 3 rocaille 15.0 che seguono. Dopodiché inseriremo 2 rocaille 15.0, saltiamo 2 rocaille 15 di base ed entriamo nelle 2 rocaille 15 che seguono. Nuovamente inserisco 2 rocaille ed entro nelle 3 che seguono. Quindi praticamente andremo ad alternare questi inserimenti ancora una volta 2 rocaille ed entro nelle 2 rocaille che seguono. Quindi inserirò sempre 2 rocaille e quando mi andrò a inserire mi inserirò una volta in 2 rocaille e una volta in 3. Osservate bene la foto. Porterò poi ad uscire dalle 2 rocaille 15 come vedete in questa immagine ed andrò semplicemente ad inserire 2 rocaille 15.0 ed entriamo dal retro di queste rocaille e ripeto questo inserimento per tutti e quattro i lati.
Dopodiché uscirò dalle 2 rocaille 15-0 fucsia ed inserirò 2 rocaille 15-0 fucsia ed entrerò nelle rocaille fucsia successive. Ripeterò questo inserimento per gli altri 4 lati ed in totale quindi avrò 16 rocaille 15-0. Prenderò poi il mio chaton e lo posizionerò con la testa verso l'alto e dopodiché stringerò bene il filo e il mio chaton sarà incastonato. È uno chaton da circa 6 mm ed è della Swarovski. Una volta fatta quindi questa operazione vi mostro la vista laterale. Vedete che in alcuni punti ci sono inserite 2 rocaille sotto e invece dall'altro lato della faccia ne vedrete 3. Dovete tenere presente questa parte per fare poi gli inserimenti successivi. Andiamo a vedere. Esco praticamente dalla 15-0 oro ed inserisco nella parte dove sotto ci sono le 3 rocaille 15, una rocaille 15, una 11-0 ed una rocaille 15. Poi nelle rocaille oro che seguono ed inserirò poi nuovamente 2 rocaille 11 nella zona dove ce ne sono solo 2 sotto di 15-0 e dentro nelle 2 rocaille 15 oro che seguono. Ripeto questi inserimenti in modo simmetrico e vedete in questo schemino, quindi su 2 lati ci saranno inserite 3 rocaille e su 2 lati opposti 2 rocaille. Proseguiamo. A questo punto mi porterò ad uscire dalla 11-0 centrale, dove ne abbiamo inserite nel giro precedente 3, ed andrò ad inserire 4 rocaille 11-0 e mi inserirò poi nelle 2 rocaille 11-0 che seguono. E anche in questo caso farò gli stessi inserimenti, quindi inserirò nuovamente 4 rocaille 11-0 e mi inserirò nella rocaille 11-0 dove prima nel giro precedente ce n'erano 3, quindi ripeterò ad inserire queste 4 rocaille in modo speculare su tutti quanti i lati. Uscirò poi dopo dalle 4 rocaille 11-0 oro e andrò a posizionare dove ci sono le 2 rocaille 11-0 sottostanti 3 rocaille 11-0 e dove invece ce n'è una sola, quella praticamente centrale, ne andrò ad inserire 2. Osservate la foto e vi sarà tutto molto chiaro. Ripeto naturalmente in modo speculare anche sugli altri 2 lati. Passando poi tra le rocaille, inserirò una rocaille 15-0 tra le 2 rocaille 11-0 fucsia, come vedete da questa immagine, e ripeterò naturalmente al lato opposto lo stesso inserimento e contemporaneamente ripasserò nella lavorazione. Uscirò poi dalle 3 rocaille fucsie poste di lato e andrò ad inserire semplicemente 6 rocaille 11-0 ed entrerò nella rocaille 15-0 centrale che abbiamo inserito nel giro precedente ed andrò ad effettuare questo inserimento di 6 rocaille anche sugli altri lati, passando una volta attraverso le 3 rocaille 11-0 ed una volta attraverso la 15. Esco poi dalle 6 rocaille 11-0 e vado ad inserire una rocaille fucsia 11-0 e dentro nella 15-0 centrale, quella posta in alto, nuovamente una rocaille 11-0 di colore fucsia ed entrerò nelle 6 rocaille 11 successive. Uscendo poi dalle 6 rocaille 11 di colore oro, metterò 3 rocaille 11-0 di colore fucsia ed entrerò poi in tutte le rocaille 11-0 oro che seguono. Farò questi inserimenti anche dall'altro lato, quindi di tutte le rocaille fucsia. Uscirò poi da una rocaille fucsia, quella posta in sommità, e tra queste 2 rocaille fucsia ne inserirò un'altra perché ci servirà poi per fare successivamente la nostra asola. Ripeto poi la stessa operazione anche dal lato opposto. Ripassando poi tra tutte le rocaille andrò ad inserire una rocaille 15-0 tra le 6 rocaille 11-0 poste ai lati, quindi come vedete farò questi inserimenti di 15-0 laterale.
Poi mi porterò ad uscire dalla rocaille fucsia che è posta al centro, come vedete in alto, e andrò ad inserire 7 rocaille 15-0 perché ci servirà per formare l'asola successiva per la monachella. Entrerò quindi praticamente dal retro della rocaille da cui sono uscita e successivamente poi ripasserò nella prima, nella terza, nella quinta e nella settima rocaille, tirerò e sistemerò le rocaille in modo tale da formare un piccolo rombetto. Ripassando poi attraverso l'orecchino inserirò le altre 15 0 di lato e farò la solina anche nella parte sottostante, quindi ripassate poi bene dappertutto ed il nostro modulino praticamente sarà terminato. Dopodiché sarà a noi decidere cosa aggiungere. Vi mostro un dettaglio della foto del pendente che ho realizzato con i materiali che di seguito vi elenco. Andrò ad utilizzare un chiodino a punta tonda, una goccia, delle coppette, una monachella, delle rocaille 80 e una perla in resina. Dopodiché semplicemente lo andrò ad inserire chiodino, coppetta, goccia, coppetta 280, elemento in resina, una 80. Poi con una pinza a punte coniche andò semplicemente a realizzare un piccolo cappio che poi ci servirà per fare il nodino ad orefice ed andrò semplicemente ad inserirle all'interno del rombetto che abbiamo realizzato sotto al nostro modulino. Quindi vado semplicemente a stringere e con una tronchesina taglierò il mio chiodino in eccesso e con una pinza a punte piatte lo vado a stringere in modo che non dia nessun fastidio. Chiudiamo quindi bene bene e niente, andiamo poi ad aprire la solina della nostra monachella ed andiamo ad agganciarle al nostro orecchino in modo molto semplice. Poi richiudiamo la solina della monachella e il nostro orecchino sarà finito. Spero che questo semplice modulino che ho deciso di chiamare Only vi piaccia e come sempre ragazze auguro buona creatività a tutte. Spero di vederli in tantissimi colori. Un bacio. Ciao!